tagliare me. Tac! Ti piace? Bella ragazzi, bella. Piccolo video per parlarvi del Mesocosmo Pro. Avrete visto in questi giorni abbiamo fatto uscire questa nuova versione del Mesocosmo, uno dei nostri prodotti di punta insieme al BioBoost e al Vivo, Phyto-Zoo. E abbiamo pensato di farvi un piccolo video intanto per parlarvene un poco, spiegarvi un poco qualche dettaglio. Farlo per video lo rende magari più gradevole, più passabile, più piacevole che mettervi nomi tecnici di robe stratecniche che magari trovate pesanti. Quindi abbiamo pensato di farvi un piccolo video intanto per parlarvi dei potenziamenti e poi per farvi capire un po' le differenze tra un Mesocosmo e l'altro. Abbiamo diversi prodotti che si chiamano Mesocosmo con delle declinazioni, questo è per spiegarvi un po' chi serve a cosa. Allora, di base intanto parliamo del Mesocosmo Pro. Siamo molto felici di presentarvelo, è un prodotto su cui lavoriamo da tanto tempo, ma come d'altronde tutti i prodotti che abbiamo a catalogo sono prodotti che sono costantemente potenziati, migliorati, cerchiamo di ottenere sempre il meglio, il massimo da qualsiasi cosa, qualsiasi nostra produzione, quindi sono continuamente frutto di ricerche e sperimentazioni e finalmente possiamo proporvi la nuova versione del Mesocosmo. Mesocosmo Pro l'abbiamo potenziato diciamo in tre parti principali, in tre categorie principali, quindi da un punto di vista microbiologico, io ho sempre detto che Mesocosmo, Phytoplankton, sono tutti comunque miscele di organismi, ma comunque legati a consorzi microbici. Cioè una cultura in salute di zooplancton porta a determinati consorzi microbici, stesso modo il Phytoplankton, quello che abbiamo cercato di fare è ottimizzare ancora di più questi consorzi, quindi già vi abbiamo messo un bel potenziamento microbiologico molto interessante all'interno, abbiamo lavorato con Rugeria, PNSB, insomma, ve ne ho già parlato, ma no spoiler, tanto continueremo a parlarvene. 2, abbiamo potenziato la parte di microalghe, di fitoplancton, quindi non è più una cultura mista con 2-3 ceppi, ma qui stiamo iniziando a inserire all'interno un quantitativo di microalghe molto più grande con funzioni molto più vaste, più nicchie ecologiche da conquistare, più competizione con le alghe nocive e invasive, un buon alimento per le culture di zooplancton, di Mesocosmo che vi mandiamo, quindi uno zooplancton più arricchito anche da un punto di vista nutrizionale, anche se non è il suo scopo. E infine il terzo potenziamento è proprio sulle specie che sono presenti all'interno. Abbiamo lavorato molto con le specie bentoniche, quindi che possono realmente colonizzare degli acquari di barriera, dei sistemi complessi, quindi a nuovi arpaticodi, alcuni ciliati, alcuni protozoi super interessanti, dei vermi, dei policheti, roba veramente molto interessante. Ok, di dimensioni abbastanza ridicole e minime, ma come vi ho già detto più e più volte è quella la base dei sistemi, è quello che fa girare tutto. Nuove nicchie ecologiche, più organismi, ancora più efficacia nel sistema. Che cos'è il Mesocosmo? Sì, ho degli appuntini perché ormai sono vecchio e inizio a dimenticarmi le cose. Cos'è il Mesocosmo? Mesocosmo è una tecnica di coltura, è un nome che abbiamo portato comunque nel settore che quindi ancora non è ben stato interpretato, ma con Mesocosmo si intende veramente una tecnica di coltura in un ambiente misto, molto vario, dove ci sono all'interno diversi consorzi di zooplancton, di fitoplancton, di batteri, di tutto un universo. Quindi il Mesocosmo è sostanzialmente quello che naturalmente è presente nelle lagune, negli estuari, nei delta, nei mangrovieti, quella infinita varietà di organismi, quella biodiversità così ampia che permette la riproduzione di pesci, crostacei, molluschi, coralli, insomma le nursery delle barriere coralline. Il Mesocosmo, la sua funzione, anche qui ve l'abbiamo spiegata più volte, è molto varia, ma generalmente, cioè per essere un po' più specifici, divisi tra i nostri mesocosmi, considerate che il Mesocosmo Pro, il classico, tra virgolette, e ora la versione potenziata, è il più efficace per le parti che sono colonizzazione del sistema, risoluzione di problemi, guerra ad alghe particolari o organismi invasivi, o anche sostituzione di batteri, di consorzi batterici con consorzi migliori, più adeguati all'ambiente di barriera. Non si tratta in sostanza della bustina, tra virgolette, passatemi il termine, reimbottigliata nell'acqua. Le bustine, se da un punto di vista alimentare sono state progettate e sviluppate per quello, da un punto di vista colonizzazione del sistema spesso sono molto carenti, per infinite ragioni. Queste sono culture che non sono pure, quindi sono miste, culture molto grandi, una sorta di estensivo contro il superintensivo monospecifico, e che quindi hanno degli scopi diversi per il sistema. Il nostro Mesocosmo ha più uno scopo, una funzione di riequilibrare il sistema, che ha avuto un problema, uno scompenso,
una microalga che è cresciuta troppo, una specie di microalga, crisofite, batteri filamentosi, insomma. Non è una cultura pura in superintensivo. Noi non apprezziamo le culture pure perché dovete, se volete immaginarlo con un esempio un po' più tangibile, dovete immaginare una monocultura di mais a perdita di vista che distrugge la biodiversità dell'ambiente, che quindi è molto più fragile e che quindi richiede dei prodotti sanitari, dei veleni per ammazzare gli insetti, perché le piante sono in monocultura, attirano specie di insetti particolari che le devastano, c'è bisogno di molta più attenzione del superintensivo. È la stessa identica cosa nelle colture acquatiche. Quando si fanno colture acquatiche estremamente pure, bisogna lavorare in assenza di batteri, quindi colture xeniche, con possibilmente non delle microalghe in cultura che potrebbero sbilanciare, ma più nutrendoli con dei prodotti. Insomma, le culture pure servono generalmente per fare biomassa alimentare, e che quindi ritrovano tutto il loro senso nella bustina, che ha una shelf life di 1 settimana, massimo 2, ma tanto l'obiettivo non è colonizzare un sistema. Quindi, cioè, se l'obiettivo è puramente alimentare, possono andare più che bene, sono i prodotti sviluppati per quello. Sto leggendo i miei appunti, non mi ricordo. In sostanza, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo aumentato le specie all'interno presenti, abbiamo aumentato e migliorato, potenziato i consorzi batterici, ed è quello che stiamo facendo su tutti i nostri prodotti vivi. Abbiamo potenziato le alghe che sono presenti all'interno, quindi aumentando i ceppi, ma aumentando le funzioni biologiche, quindi le micronicchie da colonizzare, per portarvi a un prodotto che sia ancora più potente. Giacomo monterà qualche piccola immagine qualche piccolo video dei nuovi potenziamenti, potrete vedere organismi veramente estremamente interessanti. Ci abbiamo messo veramente tanto tempo a selezionarli e tanto tempo prima di proporveli. Abbiamo semplicemente visto, dopo tutte le infinite prove che abbiamo fatto, che il prodotto era estremamente più efficace e abbiamo pensato di reintrodurlo nel Mesocosmo Pro, che è l'originale, tra virgolette. Quindi piccole differenze, piccole grandi differenze tra i diversi mesocosmi. Macro, micro, TISBE, Pro. Allora, il Pro è il più completo, quello che racchiude all'interno un po' tutto in un bilanciamento più funzionale, con degli scopi più avanzati per la correzione dei problemi. TISBE, dal suo nome, è principalmente formato da culture di TISBE, sempre consorzi misti, sempre con potenziamenti batterici, stanno arrivando per tutto, lo stiamo facendo in tutti i nostri prodotti vivi, tra virgolette, ma appunto un tipo di copepode principalmente, cioè come maestro del mesocosmo. Macro, funzioni prettamente alimentari, quindi ci troverete all'interno, ok, sì, dei copepodi arpaticoidi di grosse dimensioni, ma principalmente è un alimento, quindi ci troverete dei cladoceri, a seconda, varia sempre. Quindi di base è un alimento, non prendetevi il macro per fare partire una vasca nuova, perché la sua efficacia è veramente ridotta da questo punto di vista, è più un'integrazione alimentare per i coralli, per il sistema. Stessa cosa il micro sì ha un effetto di stabilizzazione del sistema, ma appunto essendo specie di taglia estremamente ridotta, sarà legato a nicchie ecologiche, quindi microalghe molto più ridotte rispetto a un Pro che copre una gamma molto più ampia, quindi sarà principalmente per roba veramente piccola. Non vi sto a fare esempi perché anche là se no va nel tecnico, però considerate che il micro è per roba molto piccola e da un punto di vista alimentare, quindi prende delle nicchie ecologiche importanti, ma non è sufficiente a gestire tutto il sistema. Da un punto di vista alimentare è anche molto efficace, ma qui si parla più di SPS, quindi di particelle che vanno dai 20, 30, 40 ai 150, 200 micron. Il macro, come vi ho detto, è alimentare. Il TISBE, il maestro del TISBE è proprio il TISBE dal suo nome, e il Pro è la versione più completa. All'interno del Pro c'è anche il TISBE, ci sono i microorganismi tipici del micro, insomma il Pro è la versione veramente che racchiude un po' tutto. Ovviamente anche molto basata sugli arpaticoidi, sui copepodi arpaticoidi bentonici, quindi per permettere colonizzazione delle superfici, dei biomedia, della sabbia, della superficie delle alghe, ma di base è un prodotto molto molto vario e che ha un effetto molto ampio rispetto a tutte le piccole nicchie ecologiche che potremmo conquistare. Quindi di base, se non si vuole sbagliare, io lavorerei con il Pro. Il macro, principalmente per alimentare, lo si introduce se il sistema ne ha bisogno, se volete dare quel plus a tutti gli organismi per veicolare magari molecole bioattive particolarmente interessanti che si ritrovano solo nel vivo.
Il TISB e il micro possono essere in combinazione a seconda della situazione, quindi può essere che in una vasca full acro, in cui volete fare un piccolo bilanciamento batterico e un piccolissimo bilanciamento di microalghe, inserirete un TISB, magari il vetro si inizia a sporcare appena di marrone, stupidaggini comunque, piccole stupidaggini, mentre invece mentre invece il TISB lo utilizzerete più per colonizzare magari delle nicchie ecologiche legate ai dinoflagellati, anche se di base nel Pro trovate le stesse cose. Quindi io onestamente vi dovessi dare un consiglio, come sempre lavorerei come chi ci conosce e chi parla con noi regolarmente, io lavorerei sempre con il Mesocosmo, il classico, che ora diventa il Pro. È il nostro prodotto migliore di punta, il più potenziato, il più efficace, con uno spettro più ampio di azione. Ah, un'altra cosa, scusatemi. Sono già partiti i Mesocosmo Pro, l'etichetta è ancora la vecchia, non vi preoccupate, partono da noi. Sono già tutti quanti nella nuova versione. Dobbiamo correre un po' dietro le etichettature, vi avremmo rallentato il prodotto, siamo entusiasti di potervelo proporre e quindi abbiamo deciso di accorciare un attimo questa fase. L'etichetta definitiva sarà, penso, tra qualche settimana, un paio di settimane, ma ci sarà semplicemente aggiunto Pro sopra e due stupidaggini per farvi capire meglio questo che vi ho appena spiegato. L'idea era un poco farvi cioè farlo uscire il più in fretta possibile, proporvelo il più in fretta possibile, e ora parlarne e spiegarvelo nella maniera più semplice e non estremamente tecnica, non lunga, non pesante, insomma, per renderlo più gradevole. Non si filtra il Mesocosmo. Considerate che l'acqua è una delle cose più importanti. Cioè, se voi lo filtrate, tutto quello che è sotto non so su cosa filtrate, su 100-150 micron, tutto quello che è sotto, che è una parte fondamentale, l'andate a buttare. Quindi mi raccomando, non si tratta appunto di un prodotto alimentare, non è una bustina rimbottigliata in un litro d'acqua, quindi l'acqua non va filtrata, l'acqua va utilizzata. In quell'acqua sono presenti all'interno, non ve lo sto, se no diventa tecnica, ve lo dico, piuttosto di scrivere un articolo, ma se leggete i nostri articoli già trovate bene il perché l'acqua va utilizzata assolutamente. Non ho altro da dire, il video è stato molto breve, ma non saprei cos'altro dirvi. Maggiore densità, un potenziamento del prodotto, vedrete quando vi arriverà. Considerate che, come vi ho già detto, le etichette non sono ancora definitive, ma perdonateci questa piccola mancanza, cioè ci tenevamo a darvi il prodotto il più in fretta possibile. Detta questa, al prossimo video, e spero che apprezzerete il nuovo Mesocosmo, e bella, stay salty!